Approfittiamo di qualche giorno di festa per visitare Torino e a sud della città troviamo un'area di sosta con tutti i servizi e la fermata dell'autobus proprio di fronte all'ingresso. Per arrivare in centro, dopo l'autobus, si prende la metropolitana molto comoda e veloce. Arrivati alla stazione di Porta Nuova, ci avviamo verso la zona più centrale, percorrendo a piedi via Roma. I portici di via Roma sono davvero fantastici, perché anche in una giornata di pioggia si può passeggiare e magari fare acquisti nei numerosi negozi delle migliori marche. Arriviamo alla piazza dedicata al Comitato di Liberazione Nazionale e le due statue in marmo rappresentano i fiumi Po e Dora Riparia. Piazza San Carlo ci sorprende per la sua ampiezza e ai lati della piazza ancora i portici, che riparano i negozi dei più noti stilisti italiani, ma anche caffè e ristoranti. Il caffè Torino ha posto davanti all'ingresso il simbolo della città, un toro in ottone, che sembra porti fortuna a calpestare. Al centro della piazza troviamo la statua del duca Emanuele Filiberto a cavallo, diventato famoso, fra le altre cose, per aver portato la Sacra Sindone a Torino da Chambéry nel 1578. Un lato della piazza, invece, è impreziosito da due chiese molto simili, la destra dedicata a San Carlo Borromeo e la sinistra dedicata a Santa Cristina, entrambe costruite nel XVII secolo. Ma a Torino, oltre ai portici, ci sono anche alcune gallerie coperte che custodiscono antichi tesori. La Galleria San Federico ospita ancora il famoso Cinema Lux, il più vecchio cinema di Torino. Lungo il nostro percorso troviamo un imponente monumento posto sul retro di Palazzo Madama. Al centro, la statua in bronzo di Emanuele Filiberto di Savoia, duca d'Aosta, in trincea, in mezzo ai suoi soldati nella Prima Guerra Mondiale. Passando Palazzo Madama si arriva subito in Piazza Castello, anch'essa circondata da portici, perché il re doveva potersi spostare sempre al coperto. In fondo alla piazza vediamo subito Palazzo Reale con qualche ponteggio e a fianco anche la facciata di Palazzo Madama in ristrutturazione. Nel 1563 Torino diventò la capitale del Ducato di Savoia e dopo pochi anni si iniziò la costruzione di questo palazzo, diventato poi la nuova residenza dei reali. Salendo lo scalone d'onore si ha subito la sensazione di entrare in un palazzo lussuoso, dove i Savoia hanno vissuto fino al 1865. Il Salone degli Svizzeri è ricca di candelabri e con l'aiuto di un addetto del museo abbiamo capito che dopo l'uso delle candele si è passati ad un sistema di illuminazione a gas e che un piccolo rubinetto apriva il gas che alimentava i candelabri. Nella sala del trono tutto è stato rivestito in oro, dal soffitto alla balaustra. Nell'armeria reale troviamo pregiate armi antiche, armature decorate come abiti e cavalli con sontuose decorazioni. Al centro della sala da pranzo c'è una ricca tavola imbandita con posate d'argento. La sala da ballo è molto luminosa,
con grandi specchi e lampadari di cristallo. Nel 1700 l'architetto Filippo Juvarra progettò la Scala delle Forbici per accedere al secondo piano del palazzo. La Cappella della Sindone si trova tra il Palazzo Reale e il Duomo di Torino ed è stata costruita per ospitare la Sacra Reliquia dal 1694 fino al 1997, quando un incendio ha danneggiato la cappella, lasciando fortunatamente intatta la reliquia, che è stata poi trasferita nel Duomo. La bellissima cupola della cappella è opera dell'architetto Guerino Guarini, che la completò nel 1668. Questo palazzo custodisce anche una ricchissima collezione di quadri e sculture raccolte nella Galleria Sabauda. Oltre 500 opere esposte in sale ampie e ben illuminate, e si possono vedere quadri di Rubens, Rembrandt, Van Dyck e la bellissima Venere di Botticelli, dipinta alla fine del XV secolo. Con l'Unità d'Italia, il palazzo rimane la sede della monarchia fino al 1865. A fianco di Palazzo Reale visitiamo la chiesa di San Lorenzo che ha ospitato la Sindone per alcuni anni dopo il suo arrivo a Torino e nell'antisacrestia possiamo vedere una copia a grandezza naturale. Anche la cupola di questa chiesa è opera di Guerino Guarini, che la progettò per volontà dei Savoia. Lasciamo Piazza Castello per passare a Piazza San Giovanni, dove visitiamo il Duomo di Torino. Subito dietro l'altare si vede la Cappella della Sindone che avevamo già visitato accedendo dal Palazzo Reale. In un angolo della chiesa, dietro una vetrata, si può vedere la teca che contiene la Sacra Sindone dal 1997, la quale viene esposta al pubblico solo in rarissime occasioni. Proprio vicino al Duomo si può prendere un viale alberato con colonne di epoca romana e arrivare a Porta Palatina, che risale al I secolo a.C. e che con i suoi oltre 2000 anni di storia è l'unica delle 4 porte romane rimaste a Torino. Lasciamo Piazza Giulio Cesare e ci incamminiamo perché abbiamo una prenotazione per la visita del Museo Egizio, considerato il secondo più importante al mondo dopo quello del Cairo. Questo museo nasce nel 1824 e attualmente conserva circa 40.000 reperti, di cui oltre 3.000 esposti al pubblico, in un edificio recentemente restaurato. Uno dei ritrovamenti più importanti è la tomba di Ka e di sua moglie Meret, ritrovata intatta nel 1906 dopo più di 3.000 anni. Al di là di questa porta, gli archeologi trovarono il sarcofago di Ka composto da 3 parti, la parte più esterna che conteneva un sarcofago intermedio e in ultimo un sarcofago rivestito in foglia d'oro che conteneva il corpo di Ka. Insieme a tutto questo sono stati ritrovati anche centinaia di oggetti, fra cui un papiro a colori di ben 14 metri.
Alcuni sarcofagi in pietra Bequin sono davvero imponenti e il più grosso è alto oltre 2 metri e pesa diverse tonnellate. Il Tempio di Elesia è stato addirittura diviso in 66 blocchi e poi ricostruiti in questo museo. Al pian terreno troviamo la Galleria dei Re, che ci sorprende con pareti a specchio e luci opportunamente distribuite per dare il giusto risalto alle opere e farci entrare subito in una magica atmosfera. Due grosse sfingi ci accolgono all'ingresso della sala, dove troviamo, tra le altre cose, la statua del faraone Ramesse II, vissuto nel 1200 a.C. La moglie Nefertari è posta piccolina in basso. Sempre a piedi, passeggiando sotto i portici, raggiungiamo l'edificio simbolo di Torino, la Mole Antonelliana, progettata dall'architetto Antonelli alla fine del 1800, è alta 167 metri e ospita il Museo del Cinema. All'ingresso, nell'aula del Tempio, delle poltroncine rosse invitano a sdraiarsi per vedere spezzoni di film classici. Mentre l'ascensore panoramico porta i turisti fino in cima, noi preferiamo continuare la visita, perché l'esposizione occupa vari livelli a cui si accede con una rampa a spirale che sale verso la cupola della Mole. La parte dedicata alla macchina del cinema ci fa vedere alcune macchine da presa e attrezzature usate in passato per la produzione del film. In questo periodo la mostra temporanea è dedicata a Dario Argento ed è stata allestita anche una parte dedicata a Diabolik per festeggiare il 60° anniversario dalla creazione del fumetto che arrivò al cinema nel 1962. Vicinissimo al Museo Egizio troviamo un palazzo quadrangolare diviso in due parti. Un lato del palazzo, ottocentesco, si affaccia su Piazza Carlo Alberto e ospita il Museo del Risorgimento italiano. Attraverso un passaggio si arriva alla corte interna che ci lascia senza parole per la ricchezza e bellezza delle pareti decorate in mattoni rossi. Le pareti hanno colori diversi perché sono state costruite a distanza di 200 anni. Il lato opposto del palazzo, infatti, che ospita Palazzo Carignano, è stato progettato da Guerino Guarini a metà del 1600. Palazzo Carignano ha delle stanze davvero sontuose, ricche di mobili e intere pareti rivestite in oro. Al pian terreno troviamo l'appartamento dei principi. La prima stanza era per le donne, poi si accedeva alla stanza per gli uomini e in ultimo la camera da letto. Tutte le stanze hanno affreschi al soffitto del pittore Stefano Maria Legnani, detto Legnanino. Attraverso uno scalone si accede al piano superiore che ospita la Camera dei Deputati del Regno d'Italia, che non è mai stata utilizzata perché la capitale fu spostata da Torino a Firenze e poi a Roma, ma purtroppo non abbiamo potuto visitarla. Un'altra galleria a Torino è la Galleria Subalpina, sormontata da una copertura in vetro e ferro, nella quale, oltre al cinema romano e alcuni negozi, si trova il Caffè Baratti e Milano, con i suoi tavolini all'esterno. La zona del quadrilatero romano, con viuzze strette e piccoli negozi, è oggi abbellita da colorati stendardi, che rappresentano le antiche contrade di Torino.
Oggi per pranzo decidiamo di andare al mercato centrale in Piazza della Repubblica, dove durante la settimana ci sono le bancarelle, ma oggi è domenica e quindi optiamo per il mercato coperto recentemente restaurato, con 3 piani di street food di vario tipo e di ottima qualità. Al piano interrato possiamo visitare una delle antiche ghiacciaie pubbliche di Torino. Quando i congelatori non esistevano, era in questi coni scavati nel terreno che si conservava il ghiaccio, usato per mantenere fresco il cibo. Il santuario della Consolata è stata restaurata secondo il progetto dell'architetto Guarino Guarini, del quale ancora oggi si può ammirare la cupola, e in seguito dall'architetto Juvarra, che progettò l'altare. Percorrendo via Garibaldi arriviamo in piazza Statuto, con al centro la fontana del traforo del Frejus. La scultura è stata realizzata con le pietre che provengono dal traforo e una delle interpretazioni date alla scultura è che rappresenti la sofferenza degli uomini che lavorarono alla costruzione del traforo, molti dei quali morirono durante i lavori. Essendo Torino molto ricca di palazzi e musei, abbiamo pensato di acquistare la Torino City Card per 3 giorni. La card si può facilmente acquistare online e salvarla sul proprio cellulare e poi si possono prenotare, sempre online, gli ingressi ai luoghi di proprio interesse e molti di questi saranno gratuiti. Inoltre è possibile sfruttare la card per acquistare una tessera per i trasporti su tutti i mezzi di Torino.